Ho lavorato 2 anni al progetto di attraversare l'Oceano Atlantico in barca a vela e voglio essere brutalmente onesto. Non sono pochi quelli che avrebbero scommesso sulla mia morte. C'è anche chi mi è stato molto vicino. Ha visto in me un'estensione della propria parte irrazionale, sognatrice, arrogante. Ha visto in me qualcuno su cui fare la scommessa azzardata in cui rimango ancora a galla e arrivo dall'altra parte. Anche quando la spari troppo grossa e agli occhi di tutti sei solo un pazzo, la vita un'occasione te la dà e la sprechi se non ti senti all'altezza delle tue stesse aspettative. Accade ogni giorno senza dover attraversare un oceano per capirlo. Un lavoro che sembra oltre le nostre capacità, relazioni a cui non diamo nemmeno una possibilità e sogni lasciati a metà. E nonostante abbia lavorato 2 anni anche per trovare il giusto equipaggio per questa traversata oceanica, alla fine mi sono ridotto a partire con gente che non avevo mai visto prima. Nelle puntate precedenti, Ema vuole attraversare l'Atlantico, inizia questo suo incredibile viaggio con Lore e la sua start-up per salvare i mari. Rilasciano boe, incontrano scienziati, Nobel per la pace, trovano equipaggio. Chi se ne va prima? Chi se ne va dopo? Pampero perde colpi, Pampero perde anche Lore. Ema rimane da solo. Che disastro! Ma trova alla fine, nell'ultima tappa, pre-partenza, l'ultimo equipaggio, l'ultima sua chance per il grande viaggio attraverso l'oceano. Un consiglio, Ema, se mi permetti, prima di partire. Guarda dentro la tua testa, cerca finché trovi un cassetto con la scritta buonsenso. Aprilo, prendi il buonsenso e mettilo al timone, che io ho un po' paura. E poi, sto seguendo sta serie dal primo episodio. Non è che adesso mi arrivi alla fine e mi dici che salta fuori qualche difficoltà, qualche altro imprevisto. Ce la potete fare! Forza Ema, forza ragazzi! Inizia la grande corsa! Randa martello e andiamo! Baci, Guido. Attraversare un oceano significa trovarsi nell'unico posto al mondo dove nessuno può darti assistenza. Sei completamente solo. Non ci sono ambulanze, ospedali, meccanici, elettricisti, cantieri navali. Hai 4 chilometri di acqua sotto al culo, onde più alte della tua barca che ti spingono e non puoi fermarti. Navighi giorno e notte per circa 20 giorni se tutto fila liscio. Devi contare solo su te stesso, sul tuo equipaggio, sulla tua barca. A bordo siamo 5. Io sarò il comandante di questa navigazione, responsabile della vita di tutti. Poi ci sono 3 ottimi navigatori con ottima esperienza, Ika, Benji e il geometra. Infine Marco, il filmmaker che mi ha accompagnato dall'inizio di questa avventura senza avere la minima idea di chi fossi e di cosa significasse navigare. Sicuramente ho visto tantissimi video di te, ma 2 giorni prima che ti conoscessi, posso metterlo. Questo è il controsenso, è il mio controsenso con Ema, perché la realtà è che io proprio non è la prima volta che ho queste botte da folle, nel senso, perché alla fine questa è proprio la più grossa che io possa fare. Confermo, lui non aveva la minima idea di dove si stava andando a cacciare. Al tempo di questa chiacchierata nessuno aveva idea di cosa avremmo affrontato. Ma diciamo, allora, abbiamo Lorenzo a bordo che qualcosa sa. No, nemmeno Lore aveva idea. Gli oceani attraversato Atlantico e nessuno di noi sa un cazzo. Ma io guarda proprio di zero, posso farti delle belle riprese mentre c'è i mufoni là, come si chiamano? Come si chiamano? I bufoni là, come che è il nome? Monzoni. I monzoni. Non ci sono in oceano. E che cazzo ci starà? Ok, non sono fiero della prima decisione che ho preso da comandante. Marco soffre un grosso mal di mare e fare rotta a Capo Verde lo avrebbe salvato in tempo. Solo 8 giorni di mal di mare, se per lui è insostenibile torna a casa. Ma una rotta diretta a nord ci avrebbe evitato una condizione meteo pericolosa per tutti gli altri. Sai che ho fatto? Ho pensato, perché salvarne uno quando puoi salvarne 3? Non ero sicurissimo di come Marco sarebbe arrivato dall'altra parte, ma ero sicurissimo che Marco sarebbe arrivato dall'altra parte. Allora, giorno 3 c'è scoppiato il parasail. E nulla, Ema si è incazzato anche con me in caso perché non siamo riusciti a prendere magari dei momenti importanti. Ormai sono 7 mesi che collaboriamo. Sì, a volte mi chiede di fare
delle riprese seduto a stante e io magari tra una cosa e l'altra a volte non si mette nei miei panni. Io non sono un marinaio, è che amo tantissimo il mio lavoro e lo farei ovunque, però devo ammettere che questo è veramente tosto. Merda! I primi 5 giorni di navigazione sono stati un incubo. Il vento era violentissimo e le onde palazzi di acqua. Ognuno di noi a bordo aveva una motivazione fortissima per trovarsi lì in mezzo. Giorno 6. Stanotte è stata tostissima. Tutte onde frangenti praticamente. Tutte cazzo di onde frangenti che sbattevano sulla barca. Io non ho dormito un cazzo. Ieri abbiamo fatto delle procedure di sicurezza, abbiamo insomma fatto delle riduzioni alle vele per forza, se no si ribaltava la barca. Tu perché vuoi attraversare l'oceano? Ma non c'è un perché. Tu non lo vuoi? Io non lo voglio attraversare l'oceano. Perché lo stai facendo? Per un progetto. Io conosco tanti filmmaker che hanno avuto la forza di fare grandi cose per portare a casa il materiale. Come già detto, il parasail, la vela fondamentale per la traversata, si era distrutta dopo pochi giorni. Siamo passati al piano B. Il palo. Il palo per tenere larga la vela. Quando alle isole Canarie abbiamo comprato quel palo su misura, sembrava della lunghezza giusta. Che ne dite? Ci sta, secondo me con questo riusciamo a farci l'Atlantico in serenità. Sì. Geometra, mi fido di lei. Quando l'abbiamo provato navigando, invece no. Ma la riparazione andava rimandata a quando l'oceano si sarebbe calmato. Il geometra si è rotto il mignolo della mano destra, gliel'ho steccato con una molletta in legno divisa in due. E come se non bastasse, il meccanismo che riduce la vela in caso di tempeste si era rotto. Magari la strappa la vela se noi proviamo a ridurre e navigare con vela ridotta. Lui preme da un lato, dall'altro non preme. Cioè, la strozza male. Vabbè, comunque sti cazzi. Da quando mi sono messo in testa di voler attraversare un oceano, ho capito che avere una barca solida, in ottima salute, è importante. Saper riparare da soli qualunque cosa è importante pure. Ma avere a bordo con sé le persone giuste è la cosa più importante di tutte. Un equipaggio che si fida realmente di te. E per guadagnare la fiducia di qualcuno devi essere sempre sincero, devi saper ascoltare, saper comunicare e forse devi provare in tutti i modi a capire cosa passa nella testa di chi hai di fronte. Non voglio fare lo splendido, io sono un disastro nei rapporti umani, però sapevo che se avessi voluto attraversare realmente un oceano avrei dovuto provare a fare un piccolo grande sforzo e in qualche modo diventare la versione migliore di me stesso. Almeno per quanto riguarda quegli aspetti umani. Devi sforzarti, devi provare in tutti i modi a capire cosa passa nella testa di chi hai di fronte. Tu non lo sai, ma stai parlando da 2 ore. Posso dirti che se fossi un professionista avremmo fatto le riprese un quarto d'ora prima e non sarebbe cambiata la luce, che cazzo? Anche? Sai cosa? Sì. Se c'è una cosa che ho capito è che quando le persone non le paghi fanno un lavoro di merda. Probabile. Lore vuole i soldi questo qua, ma è pazzo. Non ha capito su che barca è salito. Ti ripagheremo, Marco. Forse non lo dovrei dire a video perché così invece ho proprio una scritta. Sono veramente lieto di comunicarvi che abbiamo appena battuto la barriera delle 1600 e siamo entrati nelle 1599 miglia. EMA finora è stato equilibrato, definirei, perché comunque abbiamo dovuto prendere le decisioni, diciamo, complesse. Ed è una bella sensazione sapere che dopo anni che sono stato considerato un pazzo sprovveduto, Direi che sta gestendo bene la situazione. adesso ho un equipaggio che si fida di me e mi considera all'altezza. Questi sono comunque decisamente più pazzi di me, ve lo dico io.
non è il classico comandante che io parlo, io ho ragione, ma invece ascolta l'opinione di tutti quanti. Ogni tanto è un po' creativo sugli esperimenti, vabbè ci sta, ognuno ha il suo modo di fare vela. Le cose andavano aggiustate, palo della lunghezza giusta, ad esempio. Giorno 9 di navigazione. Mi è successo di tutto e di più. È quel cavolo di meccanismo per ridurre la vela con le tempeste. Dovevo salire sull'albero per forza. Non era la prima volta che salivo sull'albero, era invece la prima volta che salivo sull'albero con la barca imbizzarrita nel pieno centro dell'oceano. C'era una bella differenza. Se ti perdiamo in salita, comunque con Benji ti chiamiamo le onde, così magari tu ti fermi, fai passare la serie e poi riparti. Non ho capito una singola parola del suo suggerimento. 20 metri d'altezza, in Oceano Atlantico, nel punto in assoluto più lontano dalla Terra. Letteralmente appeso ad un filo, e dall'altra parte di quel filo c'è qualcuno a cui stai affidando la tua vita. Sembra safe. Una delle cose che ho imparato in tutte le navigazioni fatte finora è un concetto semplicissimo. Se l'errore è solo uno, hai la possibilità di risolverlo, in qualche modo. Se gli errori sono 2, in simultanea, allora è 10 volte più difficile risolvere. Se ne hai però addirittura 3 di errori da risolvere tutti insieme, te lo dico io, 100 volte più difficile. Per farla breve, quel problema andava risolto, non potevano sommarsene altri. E alla fine non ci sono riuscito. Le cose si rompono e pazienza, a volte non puoi fare nulla per ripararle. La cosa che però non si deve mai rompere, mai, è l'umore dell'equipaggio. Quindi fanculo la vela che si strapperà, pazienza! E torniamo a navigare con animo ed energia a 1000. La navigazione è continuata alla grande. Abbiamo scoperto che Benji era capace di fare una mattanza pescando. E mangiare pesce fresco a chilometro zero, a miglio zero in mezzo all'Atlantico è davvero qualcosa che ti rende l'umore a 1000. Marco non aveva più un briciolo di mal di mare. Non ho la minima idea di come funzionino queste cose, ma in sostanza è guarito. E al timone tutto sommato stava imparando cosa fare. Quel palo maledetto adesso era della giusta misura. Siamo riusciti a stendere la vela e stavamo andando veloci come treni. È la mia regola numero 1 della vita. Spaccare le cose e spendere soldi è una merda, questo lo so ragazzi, ma davvero, che ti prendi male a fare per qualcosa che può essere risolto col denaro? L'unica roba che non puoi risolvere col denaro, che non puoi comprare, è la tua vita, se la perdi. E noi siamo ancora vivi e stiamo per attraversare l'Oceano Atlantico. Io a volte davvero mi prendo male per cose che non hanno minimamente senso. Eravamo a tanto così da realizzare il nostro sogno. Sto vivendo questa esperienza da 7 mesi ed è complicata. È complicata perché ho lasciato la famiglia, ho lasciato tanti lavori, ho lasciato tanto. Però la realtà dei fatti è che è un'esperienza che non riaccadrà. Un'esperienza che sto vivendo con tutto me stesso, con tutto il mio corpo, con tutte le mie emozioni. E io sono una persona che campa di emozioni continuamente. Purtroppo. Purtroppo, dice lui. Non lo so se è davvero un purtroppo o se è l'unico modo che certe persone hanno per sentirsi vive. Se riguardo questi ultimi anni, mi accorgo che questo è stato il mio modo per sentirmi vivo. Dal giorno in cui ho comprato la mia prima barca, pampero prima, senza sapere nemmeno come si accendesse un motore, fino a qui, in mezzo all'oceano. Da quel momento in cui non hai idea di cosa stai facendo, ma lo fai lo stesso. E ho fatto tutto di pancia. Ho mandato a fanculo la sicurezza, la stabilità, le relazioni. Ho messo tutto in discussione, sempre. Ogni volta che qualcuno scendeva da questa barca per stanchezza, per paura, o forse per colpa mia, sono rimasto a bordo. Non perché fossi il più forte, ma perché non completo mai le cose che inizio. E stavolta volevo fosse diverso. Sì, io campo di emozioni forti. E non solo di quelle belle, anche di quelle che fanno male. Perché in fondo è questo che ti cambia. Non i successi, non le bandierine issate, ma le notti in cui sei da solo con le mani distrutte, il mare che ti arriva addosso, il sale che inizia a bruciare.
Le notti in cui nessuno guarda e devi decidere se mollare tutto o andare avanti. E stavolta, forse per la prima volta, sono andato avanti. Oggi, dopo 2 maledettissimi anni, so davvero come è fatta una barca. So cos'è il vento, so come navigare, ma soprattutto so ascoltare un po' meglio. Ascoltare il silenzio, le persone, i segnali. Anche quelli che ho sempre ignorato, come il mare che cambia. Lore, quell'ambientalista bastardo a cui voglio un mare di bene, aveva ragione. Il mare sta cambiando, il mondo sta cambiando e noi con lui. Non mi sono mai sentito parte di una battaglia ecologista e ancora oggi non sopporto l'ipocrisia di chi si veste da ambientalista solo per sentirsi meglio. Pampero mi ha insegnato che le conseguenze esistono e arrivano. Non puoi ignorare una perdita d'acqua perché affondi. Non puoi ignorare una vela strappata perché resterai bloccato in mezzo al mare. Non puoi ignorare lo stato d'animo di qualcuno nell'equipaggio perché avrai 2 braccia e un cervello in meno ad aiutarti. Ogni azione ha una conseguenza immediata. E forse dovremmo ricordarcelo anche fuori da qui. Solo che sulla terraferma è più facile ignorare le conseguenze delle proprie azioni, perché pensiamo che qualcuno le risolverà al posto nostro. La barca è un microcosmo perfetto per capire questa tragica verità. È tutto collegato, è tutto fragile. Stiamo contando le ore praticamente. Io sto cercando di contare le bistecche che voglio mangiarmi quando arrivo. Forse sto diventando pazzo, già lo ero, però con Emma lo sto diventando ancora di più. Dopo 21 giorni, 20 ore e non ho idea di quanti minuti, vediamo terra. Che vuoi che ti dica, Emma, questa è per te, lo sai. Sei un po' una testa di cazzo, sei una persona imprevedibile e magnifica, con un'intelligenza quasi artificiale e che ti perdi a volte con il carattere. Come ti conosco io adesso non so se qualcun altro, qualche altro filmmaker possa farlo. Penso che ti manderebbe a cagare dopo 2 giorni. Ti voglio bene uguale, però sappilo, questa è la cosa ancora più strana, perché forse alla fine sono anch'io come te. Non lo so, sicuramente tu più di me e io un po' di meno, però sicuramente siamo molto simili. Mi piace. L'ho sentito questo viaggio, l'ho sentito dal profondo del mio cuore, l'ho sentito in tutte le sue sfaccettature. Perché nel bene e nel male se ne sono andati tutti quanti, a parte quelli che sono venuti a fare l'Atlantico che non potevano andarsene da nessuna parte, ma io sono rimasto, cavolo. Sono rimasto fino alla fine. Ora rimarrai qui da solo ai Caraibi. Dio santo, io spero soltanto che non ti facciano a pezzi. Stai cercando di ucciderti in tutti i modi, ma non ci stai riuscendo, cazzo. E smettila di provarci, ti prego. Mi hai fatto piangere, mi hai fatto sorridere, mi hai fatto più piangere che sorridere. Non so perché mi hai chiesto di fare il mio ultimo vlog con la camerina del cazzo, però va bene, lo sto facendo e mi sto squagliando sotto al sole dei Caraibi. Ora vorrei soltanto andarmi a levare la maglietta, le mutande e i calzini e andarmi a buttare a mare. Se per te va bene, vado. Sono dall'altra parte del mondo con Pampero. Adesso siamo da soli. Si torna indietro o rimango qui? Ci penserò un po' e vi faccio sapere. Tanto ce ne saranno altri di oceani da attraversare, no? Navigando per oltre 4.000 miglia tra l'Italia, le coste libiche, Malta, le isole Eolie, la Spagna, la Francia, Madeira. Marco, appena tornato in Italia, è stato premiato dal suo sindaco per aver fatto un'impresa eroica, ma vi pare che poi alla fine passa Marco per essere l'eroe della storia? La libertà non è poter pagare un conto o comprare un
stare a tempo con la terra ed il cielo, avere niente ma sentire che esisto. La libertà è il profumo del mare. Voglio anzitutto ringraziarti per aver guardato per intero la serie Pampero. Se non l'hai fatto, se sei arrivato per sbaglio solo nell'ultimo episodio, vabbè, recuperala, parti dal primo e fai un bel rewatch. Ci tengo particolarmente a ringraziare lo sponsor di questo progetto, che è NordVPN. Io in questo momento sono arrivato ai Caraibi, da questo momento continuerò a lavorare da qui, mi collegherò nei bar col portatile, ai vari wifi che trovi in giro con lo smartphone, e voglio assolutamente essere certo di non bruciare tutti i miei dati, tutto il mio lavoro, tutte le mie informazioni personali. Quindi è fondamentale che quando sei all'estero hai una protezione, è davvero molto importante. NordVPN tra l'altro è talmente tanto sicuro di quanto sia blindato il servizio e di quanto sia utile il servizio, che ti dà la formula dei 30 giorni soddisfatti e rimborsati. Quindi prova il servizio, se non ti trovi bene lascia stare, ma se ti trovi bene, che è il mio caso, è il caso di tutti i miei altri amici creator, è il caso di tantissime altre persone che viaggiano in giro per il mondo, ecco, NordVPN è importantissimo da avere. C'è un codice che si chiama EMANLORU, facilissimo, un codice sconto. Quindi anche se non attivi l'abbonamento oggi e un bel giorno dirai oh caspita, devo attivare l'abbonamento, bene, come piccolo regalo, contributo al fatto di aver apprezzato Pampero la serie, ricordati del codice EMANLORU, il nome del mio canale YouTube, il mio nickname, EMANLORU. Ti lascio anche un link in descrizione, così qualora invece volessi attivarlo subito, ti basta un click, pochi minuti e sei per sempre protetto. Grazie ancora a tutti e ci vediamo nelle prossime incredibili storie. Ciao!